Buonasera a tutti e benvenuti a BravoCast Italiano. Sono Stefano e oggi parliamo di un argomento davvero importante per chi studia l'italiano. Buonasera, sono Angela. Stefano, hai ragione. Oggi affrontiamo un tema che blocca tantissime persone, la paura di parlare italiano. Esatto, Angela. Sai, ricordo ancora quando ho iniziato a studiare inglese. Avevo il terrore di aprire bocca, il cuore batteva forte, le mani sudavano e preferivo stare in silenzio piuttosto che dire anche solo una parola. Capisco perfettamente. È una sensazione che conosco bene. Ma dimmi, cosa ti spaventava di più? Principalmente avevo paura di fare brutta figura. Pensavo sempre, e se sbaglio la pronuncia, e se uso la parola sbagliata, gli altri rideranno di me. Questi pensieri mi paralizzavano completamente. È esattamente quello che succede a molti studenti di italiano. E sai una cosa, questa paura non è solo nella testa, ha effetti reali e concreti sul modo in cui impariamo. Assolutamente. Quando hai paura, il tuo cervello va in modalità di difesa. È come se suonasse un allarme. Pericolo, pericolo. E in quel momento la tua capacità di pensare chiaramente diminuisce drasticamente. Precisamente. Il cervello consuma tantissima energia per gestire la paura e questa energia viene sottratta all'apprendimento. È come cercare di correre una maratona con uno zaino pieno di pietre sulle spalle. Che bella metafora, Angela. E poi c'è un altro problema. Quando eviti di parlare per paura, crei un circolo vizioso pericolosissimo. Spiegami meglio questo concetto, Stefano. Allora, immagina questa situazione. Sei in Italia, entri in un bar e vuoi ordinare un caffè. Ma hai paura di parlare, quindi punti semplicemente il dito e dici solo uno. Il barista capisce e ti porta il caffè. Ok, quindi hai ottenuto quello che volevi senza parlare veramente. Esatto, e cosa succede nel tuo cervello in quel momento? Il cervello pensa, perfetto, ho evitato il pericolo, non ho parlato, non ho fatto errori, non ho ricevuto critiche, questa strategia funziona. Ah, capisco dove vuoi arrivare. Il cervello impara che evitare è la soluzione giusta. Proprio così. E la prossima volta che ti trovi in una situazione simile, la paura sarà ancora più forte, perché il cervello ha imparato che parlare è pericoloso e che evitare è sicuro. È un meccanismo davvero insidioso. E più eviti, più diventa difficile iniziare a parlare. Esattamente. Ho visto studenti che studiano italiano da anni, conoscono tantissima grammatica, hanno un vocabolario ricchissimo, ma quando devono parlare, silenzio totale. Sì, è frustrante. Tutto quello studio, tutto quell'impegno, ma poi non riescono a usare quello che hanno imparato. E sai qual è la cosa più triste? Spesso questi studenti pensano di essere stupidi o di non avere talento per le lingue. Ma non è vero. Il problema non è la loro intelligenza o capacità, il problema è solo la paura. Hai ragione. La paura è come una nebbia fitta che nasconde tutte le tue competenze. Le parole sono lì, nella tua mente, ma non riesci a trovarle perché la paura le copre. Angela, facciamo un esempio pratico. Immagina di dover dire una frase semplice come «Vorrei un bicchiere d'acqua, per favore». Cosa succede nella mente di una persona bloccata dalla paura? Beh, prima di tutto inizia a pensare. Come si dice bicchiere? È maschile o femminile? Si dice d'acqua o di acqua? E la pronuncia di vorrei è corretta? Esatto. E mentre pensa a tutte queste cose, passano i secondi, l'ansia aumenta, il cameriere aspetta, le persone intorno guardano. La pressione sale sempre di più. E alla fine la persona o dice qualcosa di confuso e veloce, oppure rinuncia completamente e magari usa l'inglese o indica semplicemente una bottiglia d'acqua sul tavolo. Precisamente, e questo è solo per una frase semplicissima. Immagina cosa succede quando la conversazione diventa più complessa. È paralizzante. Ma Stefano, c'è un'altra cosa importante da dire. La paura non solo blocca la fluidità,
ma cambia anche il modo in cui parli. Oh sì, questo è un punto fondamentale. Quando hai paura, parli in modo molto diverso. La tua voce diventa più tesa, più rigida. E spesso parli troppo velocemente, come se volessi finire il prima possibile per scappare dalla situazione. Oppure al contrario, parli troppo lentamente, con pause lunghissime tra una parola e l'altra, perché stai cercando disperatamente ogni singola parola nella tua memoria. E questo rende la conversazione innaturale. L'italiano, come ogni lingua, ha un suo ritmo, una sua musicalità. Ma quando sei bloccato dalla paura, tutto questo scompare. Sì, diventi come un robot, senza emozione, senza naturalezza, senza vita. E questo è proprio il contrario di quello che dovrebbe essere una bella conversazione in italiano. Assolutamente. L'italiano è una lingua espressiva, calda, piena di emozione. Quando parli con paura, perdi tutto questo. E c'è un altro aspetto che voglio sottolineare. La paura ti fa concentrare solo sulla grammatica e sulla perfezione, invece che sul messaggio che vuoi comunicare. Questo è cruciale. Quando parli con qualcuno, l'obiettivo principale dovrebbe essere comunicare un'idea, condividere un pensiero, creare una connessione. Esatto. Ma se sei ossessionato dalla grammatica perfetta, dimentichi il vero scopo della lingua. La lingua è uno strumento per connettersi con altre persone, non un esame da superare. Sì, e i madrelingua italiani non si aspettano che tu parli perfettamente. Vogliono solo capire cosa vuoi dire e avere una conversazione piacevole con te. Angela, ti racconto una storia vera. Un mio amico americano è venuto in Italia per la prima volta. Parlava italiano malissimo, faceva errori terribili, mescolava presente e passato, usava parole inventate. E cosa è successo? È successo che tutti lo adoravano, perché lui parlava senza paura, con un grande sorriso, con entusiasmo. Faceva ridere le persone non perché lo prendevano in giro, ma perché era simpatico e genuino. Questa è una lezione importantissima. Le persone apprezzano molto di più il coraggio e l'entusiasmo della perfezione grammaticale. Assolutamente. E sai cosa ha imparato il mio amico in 2 settimane in Italia? Più di quanto molti studenti imparano in 2 anni di studio a casa proprio perché parlava continuamente senza paura. È la pratica che fa la differenza. Non puoi diventare fluente senza parlare, è impossibile. È come imparare a nuotare. Puoi leggere tutti i libri del mondo sul nuoto, guardare ore e ore di video, ma se non entri in acqua non imparerai mai a nuotare davvero. Perfetto esempio. E quando entri in acqua per la prima volta è normale avere paura. È normale ingoiare un po' d'acqua, è normale non essere elegante. Ma dopo un po' l'acqua diventa familiare, il tuo corpo impara i movimenti e quello che prima ti spaventava diventa naturale e persino divertente. Lo stesso vale per parlare italiano. All'inizio è spaventoso, poi diventa normale e infine diventa piacevole. Ma per arrivare a quel punto devi accettare una verità fondamentale. Gli errori sono inevitabili e necessari. Sì, gli errori non sono il nemico. Gli errori sono i tuoi migliori insegnanti. Ogni errore ti mostra qualcosa che non sapevi o che avevi dimenticato. E quando fai un errore mentre parli con un italiano, di solito quella persona ti corregge gentilmente e tu impari immediatamente. È un apprendimento diretto e efficace. Molto più efficace che studiare da solo con un libro. Nel libro l'errore è teorico. Nella conversazione reale l'errore è concreto e memorabile. Angela, parliamo anche di un altro tipo di paura, la paura del giudizio degli altri studenti. Oh sì, questa è molto comune. Molti studenti mi hanno detto che hanno paura di parlare in classe perché pensano che gli altri studenti li giudicheranno. È ironico, vero? Perché tutti gli studenti hanno la stessa paura. Tutti temono il giudizio degli altri, ma nessuno sta realmente giudicando. Esatto. Tutti sono così concentrati sulle proprie paure che non hanno tempo o energia per giudicare gli altri.
E comunque, quando uno studente fa un errore in classe, gli altri studenti spesso si sentono sollevati perché pensano: «Ah, non sono l'unico a trovare difficile questa cosa». È vero, gli errori degli altri ci fanno sentire meno soli nelle nostre difficoltà. Quindi, per chi ci ascolta adesso, voglio fare una domanda importante. Quale paura ti blocca di più quando cerchi di parlare italiano? Scrivilo nei commenti qui sotto. Siamo curiosi di sapere. Sì, per favore condividi la tua esperienza e magari parlando della tua paura la renderai un po' meno potente. Bene, Angela, ora parliamo di soluzioni pratiche. Come si può superare questa paura che distrugge la fluidità? Prima di tutto è importante riconoscere la paura, non negarla, non ignorarla. Dì a te stesso: sì, ho paura e va bene così, è normale. Esatto, accettare la paura è il primo passo. La paura è un'emozione umana naturale. Anche i grandi attori hanno paura prima di salire sul palco. La differenza è che loro hanno imparato a agire nonostante la paura. Non aspettano che la paura scompaia, perché sanno che potrebbe non scomparire mai completamente. Quindi il segreto non è eliminare la paura, ma imparare a parlare anche quando hai paura. Precisamente. E per fare questo devi iniziare con piccoli passi. Non cercare di avere subito una conversazione perfetta di 30 minuti. No, inizia con obiettivi piccolissimi. Per esempio, entra in un negozio e di solo buongiorno e grazie. Questo è tutto. Sì, e quando questo diventa facile, aggiungi qualcosa in più. Magari chiedi quanto costa, anche se già vedi il prezzo. L'idea è di abituare gradualmente il tuo cervello al fatto che parlare italiano non è pericoloso. Ogni piccola vittoria costruisce la tua fiducia. E un altro consiglio importante: trova un ambiente sicuro dove praticare. Un insegnante paziente, un gruppo di studio amichevole o un partner linguistico comprensivo. Sì, è molto più facile superare la paura quando sei circondato da persone che ti supportano e ti incoraggiano, invece di persone che ti criticano. E ricorda sempre: le persone che ti criticano duramente per i tuoi errori linguistici di solito hanno i loro problemi personali. Non ha niente a che fare con te. Esatto, una persona gentile e ben equilibrata non ti criticherà mai per aver fatto uno sforzo per parlare la sua lingua. Anzi, la maggior parte degli italiani è felicissima quando uno straniero prova a parlare italiano, anche se fa molti errori. Sì, perché dimostra rispetto per la cultura italiana e desiderio di connettersi. Questo è sempre apprezzato. Stefano, parliamo anche del ruolo del perfezionismo. Molte persone hanno paura perché vogliono essere perfette. Ah, il perfezionismo. Questo è un altro grande nemico della fluidità. Il perfezionismo ti dice che se non puoi fare qualcosa perfettamente, è meglio non farla affatto. Ma questa mentalità è assolutamente distruttiva per l'apprendimento delle lingue. Nessuno impara una lingua essendo perfetto dall'inizio. Nemmeno i bambini che imparano la loro lingua madre sono perfetti all'inizio. Fanno errori per anni prima di parlare correttamente. Esatto. Quindi perché gli adulti si aspettano di essere perfetti immediatamente in una lingua straniera? È un'aspettativa completamente irrealistica. E questa aspettativa irrealistica crea frustrazione, ansia e paura. Il cerchio si chiude. Quindi bisogna cambiare mentalità. Invece di puntare alla perfezione, punta al progresso. Anche un miglioramento piccolissimo è un successo. Sì, celebra ogni piccola vittoria. Hai detto una frase completa senza bloccarti? Fantastico! Hai ordinato un caffè in italiano? Bravissimo! Queste piccole vittorie si accumulano nel tempo e costruiscono la tua sicurezza passo dopo passo. E un altro trucco utile: smetti di traduire nella tua testa. Questo è un'altra fonte di paura e lentezza. Oh sì, molti studenti pensano in inglese o in spagnolo o nella loro lingua madre e poi cercano di tradurre tutto in italiano. Questo processo è lentissimo e aumenta enormemente la possibilità di errori, e la lentezza aumenta l'ansia.
Invece cerca di pensare direttamente in italiano. All'inizio è difficile, ma diventa più facile con la pratica. Un buon esercizio è descrivere mentalmente quello che vedi intorno a te in italiano. Guarda una sedia e pensa, è una sedia rossa. Guarda una finestra e pensa, la finestra è aperta. Sì, questo allena il cervello a lavorare direttamente in italiano, senza passare attraverso la traduzione. E col tempo questo diventa automatico. Le parole italiane arrivano naturalmente, senza sforzo. Angela, secondo te qual è l'errore più grande che le persone fanno quando cercano di superare la paura di parlare? Aspetta, ho fatto confusione. Sono io Stefano, quindi dovrei chiedere a te. Hai ragione. Allora, Stefano, secondo me l'errore più grande è aspettare di essere pronti prima di iniziare a parlare. Ah sì, quando saprò più vocaboli inizierò a parlare, oppure quando avrò finito di studiare tutta la grammatica, allora parlerò. Esattamente. Ma quel momento non arriva mai. C'è sempre un'altra regola da studiare, sempre un'altra parola da imparare. E intanto passano i mesi, passano gli anni e la persona non ha mai veramente parlato italiano. Quindi il messaggio è chiaro, inizia a parlare oggi, non domani. Anche se sai solo 10 parole, usa quelle 10 parole. Sì, e domani ne saprai 11 e dopodomani 12 e così via. Ma devi iniziare da dove sei adesso, non da dove vorresti essere. E ricorda che la fluidità non significa perfezione. La fluidità significa essere capace di comunicare le tue idee in modo comprensibile, anche se fai errori. Sì, ho conosciuto persone che parlano italiano fluentemente, ma fanno ancora errori grammaticali. E va benissimo così, l'importante è che comunicano efficacemente. Esatto. La comunicazione è l'obiettivo, non la perfezione grammaticale. E ora, per chi ci ascolta, voglio condividere un esercizio pratico che può aiutarti davvero tanto. Dimmi, Stefano, sono curiosa. Ogni giorno registra te stesso mentre parli italiano per 1 minuto, solo 1 minuto. Parla di qualsiasi cosa, la tua giornata, il tempo, cosa hai mangiato. Interessante. E perché questo aiuta? Perché quando ti registri devi parlare, non puoi evitare, non puoi bloccarti in silenzio. E dopo una settimana riascolta le registrazioni. Ah, capisco. Vedrai che sei migliorato, anche se pensi di no. Esattamente, e vedrai anche che molti errori che pensavi di aver fatto in realtà non sono così gravi come immaginavi. Questo è un ottimo modo per ridurre la paura. Quando vedi prove concrete del tuo progresso, la fiducia cresce. E poi, registrandoti da solo, non c'è pressione sociale, non c'è nessuno che ti guarda, nessuno che ti giudica. Puoi fare errori liberamente. E gradualmente parlare diventa più facile e naturale. Esatto, e quando parlare da solo diventa confortevole, sarai più pronto a parlare con altre persone. Stefano, c'è un'ultima cosa importante che voglio dire a chi ci ascolta. Prego, dimmi. La paura è un'emozione, ma tu non sei la tua paura. Tu sei molto più della tua paura. Tu sei una persona intelligente, capace, che sta facendo qualcosa di coraggioso. Imparare una nuova lingua. Bellissimo, Angela, e voglio aggiungere, ogni volta che apri bocca per parlare italiano, nonostante la paura, stai vincendo, stai crescendo. Sì, ogni singolo tentativo è una vittoria, anche se non va perfettamente. E ricorda, noi italiani amiamo le persone che provano a parlare la nostra lingua. Non ci importa se fai errori, ci importa che ci provi. Esattamente. Quindi sii gentile con te stesso. Abbi pazienza e continua a parlare. Perché è solo parlando che supererai la paura. Non c'è un'altra strada. Devi attraversare la paura, non evitarla. E dall'altra parte della paura c'è la libertà di esprimerti, di connetterti con milioni di persone, di goderti la bellezza della lingua italiana. Sì, ne vale davvero la pena. Quindi coraggio, cari amici di Bravocast Italiano. E ora vogliamo sentire da voi.
Avete mai superato la paura di parlare? Come avete fatto? Condividete la vostra storia nei commenti. Sì, le vostre esperienze possono ispirare e aiutare altre persone che stanno affrontando la stessa sfida. E se state ancora lottando con la paura, va bene, siete in buona compagnia. Tutti noi abbiamo avuto paura e tutti possiamo superarla insieme. Esattamente, non siete soli in questo viaggio. Bene, Stefano, credo che per oggi abbiamo detto tutto quello che volevamo dire su questo argomento importante. Sì, Angela, spero davvero che questo episodio abbia aiutato qualcuno a capire meglio la paura e come affrontarla. E ricordate, cari ascoltatori, la fluidità non si trova nei libri di grammatica. La fluidità si trova nel coraggio di parlare, anche quando si ha paura. Benissimo detto, e con questo arriviamo alla fine del nostro episodio di oggi. Grazie mille per averci ascoltato. Se vi è piaciuto questo episodio, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. E attivate la campanella per non perdere i prossimi episodi di BravoCast Italiano. Ci vediamo la prossima volta con un nuovo argomento interessante. Buonasera a tutti e continuate a praticare il vostro italiano con coraggio. Buonasera e a presto!